Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere questo jig della Veiko che mi manda il sito Banggood e serve per poter mettere le cerniere a scodella nelle ante. Ha un sistema particolare che permette di essere molto precisi e viene fornito in diversi accessori. Costa circa 60 euro, il prezzo cambierà in base al periodo, in base alle promozioni che troverete, codici di sconto che potrebbero fornirmi e tanto altro. Quindi, siccome mi sembra un prodotto davvero interessante che potrebbe facilitarci la vita, allora mettiamolo sul bancone, guardiamo come funziona, da cosa è composto, eccetera. Iniziamo. All'interno della confezione quindi troveremo una punta Forstner che arriverà ben protetta all'interno di questo barattolino in plastica, poi troveremo delle chiavi, alcune a brugola, altre chiavi inglese, troveremo anche questa piccola rondellina, una punta di trapano e questo anellino di stop. Questa è la dima vera e propria che viene accessorata da questi due utensili. Questo serve per far ruotare perfettamente perpendicolare alla superficie la punta Forstner. Questa invece servirà per poter praticare i fori per poi avvitare la cerniera all'anta, quindi guardiamo tutto per bene. Allora, innanzitutto prendiamo questo stop, prendiamo la nostra punta Forstner e prendiamo questo accessorio. Va inserito dalla parte bassa e si fa scorrere al suo interno, però fate attenzione perché la misura di questo gambo è da 11,80 mm. Io ho fatto la prova con le punte per esempio della Parkside e non ci entrano perché sono da 12 mm. Assicuratevi eventualmente di possedere delle punte che abbiano questo diametro. Allora inseriamo lo stop qua, io però ipotizzo che questa rondella vada messa qua, sì, sembra di sì. Ad essere sincero non ricordo se all'interno della confezione mancavano le istruzioni oppure se le ho perse io. Comunque sia, facciamo la prova in questo modo, pure perché per logica diametro e misure corrispondono, quindi sicuramente andrà qua. Allora, guardiamo quindi come si utilizza. Si inserisce questa parte che abbiamo appena assemblato nella nostra dima. In questo modo ci consentirà di praticare i fori sulla superficie e per poterli praticare con la massima precisione abbiamo dei riferimenti. Allora, innanzitutto abbiamo questi due fori filettati e alcuni riferimenti con delle misure scritte in millimetri, quindi non sono in pollice, e questo ci aiuterà nella lavorazione. Come vedete qua abbiamo 68 mm sia a destra che a sinistra, qua invece abbiamo 6, 5, 4 e 3 mm e qua abbiamo delle sporgenze che ci faranno da riferimento. Ma per che cosa? Allora, queste 68 mm si riferiscono alla distanza dalla linea immaginaria che abbiamo tra questi due punti, queste due sporgenze, e il margine interno di questo pomello. Tra l'altro ci tengo a farvi vedere come sia effettivamente ben rifinito per quanto riguarda sia gli stessi pomellini, quindi la zigrinatura, il bordo non tagliente, lo stesso bordo di tutta la dima è smussato e la verniciatura è fatta molto bene, così come tutte le varie scritte, la superficie nera opaca, bella, effettivamente fatta bene e curata. Lo stesso per quanto riguarda questi altri accessori, curati benissimo, guardate anche questo, dal punto di vista estetico, dal punto di vista della cura dei dettagli, sono soddisfattissimo. Ora però vediamo come funziona e appunto a cosa si riferiscono queste distanze e come si utilizzano. Allora, utilizzeremo questo scarto semplicemente per fare degli esempi. Abbiamo questo morsetto a ginocchiera, quindi ci permette in questo modo di posizionare un pezzo e poi di bloccarlo. Abbiamo la possibilità anche di decidere l'escursione di questa vite che andrà poi a stabilire quanta forza dare al pezzo. Nel mio caso specifico, per esempio, devo regolarla. Allora, non mi piace tantissimo il fatto che abbia questi bulloni, questi dadi. Effettivamente sarebbe stato meglio con un dado a galletto oppure un pomello, con un foro passante, però svitiamolo lo stesso. Facciamo finta che ci vada bene e vediamo quindi la regolazione corretta per poterlo stringere. Ovviamente questa è una regolazione che va fatta una sola volta, però se ci facilitano nel lavoro utilizzando un altro tipo di serraggio anziché dover utilizzare queste chiavettine, che vi ricordo che vengono date in dotazione come chiavi di cortesia, ma avendo un piccolo laboratorio, un grande laboratorio o un'officina, di chiavi di questo tipo di buona qualità ne avremo a non finire. Quindi si stringe in questo modo, si serra e ci dà la possibilità di praticare i fori. Ovviamente va messo nel modo corretto e ha anche una buona tenuta, obiettivamente stringe per bene. Quindi come vedete qua abbiamo questa distanza e tramite questi pomellini, spostandoli, possiamo stabilire dove deve andare a battere, quindi dare più o meno profondità. Io però lascerò tutto così come l'ho trovato, quindi lo stacco, pratico una linea a 68 mm e vediamo se combacia. Ovviamente ho impostato 68 mm ad occhio, quindi potrebbe esserci qualche decimo di millimetro di errore, e voglio pure utilizzare questa parte perché non abbiamo questa smussatura
Va bene, a questo punto pratichiamo direttamente il foro con il trapano utilizzando questa punta, però va regolata la profondità. Per poter regolare la profondità dovete quindi svitare questo grano e regolare l'escursione della punta Forstner, che però deve tenere conto anche dello spessore di questa parte, perché ovviamente tutto andrà a poggiare sullo stesso, quindi abbiamo circa 1 mm di profondità da questa parte. Quindi dovete calcolare 1 mm in più rispetto alle misure che prenderete dalla vostra cerniera a scodellino. In questo caso, anziché 12 mm, quindi praticherò un foro profondo 13 mm. Utilizzo la chiave a brugola che viene data in dotazione, la svito, regolo la profondità, ok. Così dovremmo esserci. Vi ricordo che io non sono un falegname ma un hobbista, e questo video è rivolto agli hobbisti che come me si divertono a costruire, montare e smontare. Allora, a questo punto direi che ci siamo, quindi possiamo iniziare praticando il foro. Allora, posizioniamolo di nuovo in questo modo. Come vedete combacia perfettamente la linea che ho praticato con il centro di questi due riferimenti. Il diametro del codolo invece è da 10 mm e potete utilizzarlo praticamente con tutti i trapani e tutti gli avvitatori in commercio. E allora però cambiamo inquadratura così riuscite a vedere meglio. Voglio farvi vedere alcuni particolari. Dovete fare attenzione perché questa parte non va fissata, va semplicemente poggiata. Quindi l'istinto è quello di tenerlo in questo modo e rischiereste ovviamente di farvi male. Eventualmente tenetelo qua dalla parte alta in modo che non c'è la possibilità che la fresa, la punta Forstner, possa farvi male. Quindi da questa parte siete al sicuro. Adesso avvio la rotazione e vediamo come si comporta. E allora, sembra che abbia lavorato effettivamente bene. Quindi un foro praticamente perfetto. Adesso senza spostare la nostra dima, che poi anche spostandola riusciamo a rimetterla nello stesso modo grazie a queste battute, e questa stessa battuta, quindi questo pomellino, si può svitare e mettere da quest'altra parte per praticare lo stesso foro e mettere un'altra cerniera nell'estremità opposta. Quindi a questo punto utilizziamo quest'altro accessorio che va messo qua e che ci permette di praticare i fori per poter mettere la cerniera nel modo corretto. Come vedete anche su questa dima abbiamo dei riferimenti con delle misure. Questi sembrano uguali, in realtà abbiamo 45 e 48 mm. Se non conoscete la misura dei fori, allora a questo punto prendete il calibro e misurate. Ovviamente misurate il centro e abbiamo 45 mm, quindi dovrò orientare questa misura verso l'alto. A questo punto libero il mandrino del mio abitatore e prendo la punta di trapano che viene data in dotazione, che è nascosta fra i trucioli. Quindi la inserisco nel mandrino e pratichiamo i fori. Adesso possiamo liberare il nostro pezzo dalla dima e possiamo inserire la nostra cerniera a scodella, che come vedete combacia perfettamente sia per quanto riguarda i fori per poterla avvitare che per quanto riguarda la misura del foro. È perfetta, entra al millimetro, quindi proviamo ad avvitarla e vediamo come va. Direi praticamente perfetta. Ora però traiamo le conclusioni. Come mi è sembrata? Al 99,9 periodico per me è un buon prodotto, quindi mi è sembrata buona perché abbiamo la possibilità di regolare le varie distanze, abbiamo la possibilità di utilizzare questa battuta e metterla sia dalla parte destra o dalla parte sinistra, oppure non utilizzarla se vogliamo praticare un foro al centro. Se si tratta di un'anta di grandi dimensioni, abbiamo 3-4 cerniere, non siamo vincolati ad avere questa sporgenza. Quello che mi ha fatto storcere un po' il naso è stata la misura per quanto riguarda il gambo, 11,8, effettivamente non è proprio una misura standard, forse 12 mm sarebbe stato più indicato. Non lo trovo impossibile andare a rettificare al tornio eventualmente una punta, però insomma se fosse stata della misura adatta sarebbe stato meglio. Anzi, se trovo comunque delle punte della misura corretta vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Ma anche voi, se conoscete delle punte Forstner che abbiano il diametro da 11,8, scrivetelo giù nei commenti, così eventualmente aiuterete chi le cerca, perché effettivamente il prodotto mi sembra interessante. Se vi è piaciuto e ritenete che per il vostro lavoro, il vostro hobby possa andare bene, andate a dare un'occhiata
ed eventualmente se riesco a farmi dare il codice di sconto approfittatene perché potreste acquistarlo ad un prezzo più basso di quello che vedete attualmente sul sito del venditore. Dunque ragazzi, allora che cosa dobbiamo dire di questa Dima? Per me funziona bene come vi ho fatto vedere e ho voluto fare la prima prova davanti a voi perché io sono un hobbista, mi rivolgo agli hobbisti, ovviamente può andare bene pure ai professionisti, però ho pensato se riesco ad utilizzarla senza istruzioni, perché forse l'ho smarrita, non mi sono reso conto perché l'ho possieduto da un po' di tempo, ma mi ci sto dedicando solamente adesso, e se riesco a utilizzarla senza istruzioni, quindi solo con l'intuito, allora può essere adatto a tutti gli hobbisti, anche chi non ha tanta esperienza, figuriamoci un professionista. Per il resto come qualità mi è piaciuto, riesce a lavorare bene, avete visto il foro è riuscito perfettamente, la cerniera si è messa alloggiandosi in modo perfetto. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione di tutto quello che ritengo necessario e utile per poter praticare questo tipo di lavori. Iscrivetevi, quindi mettete mi piace al video, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!